Dottoressa Ornella Mariani, Zero, ben ben, trovato. bentornata, Ben trovato. grazie. L'altro episodio è venuto bellissimo e questo probabilmente verrà ancora meglio. Ma insieme siamo fantastici. E oggi parliamo di comunicazione e vediamo queste sfumature che ci possono essere tra comunicazione empatica e compassione. Poi parleremo di criteri di inclusione e esclusione, di disturbi o no, e come in realtà tutta la popolazione dovrebbe essere interessata da approfondire alcuni argomenti. E poi di nuovo cercheremo di dare un kit di pronto soccorso per la comunicazione a distanza, cioè i social media. Ok, Si parla tanto di empatia. tantissimo. Io trovo che ci può essere collegato al discorso dell'empatia un aspetto pericoloso. Ti spiego. L'empatia, molte persone la intendono come non solo capire in maniera viscerale cosa sta affrontando l'altra persona e capire come poter essere di supporto, ma si confonde con sentire quello che sente l'altro, Mhm. che a livello di stress e benessere psicofisico, secondo me è una cosa molto pericolosa. E ti do una frase per identificare questo concetto che uso spesso. Put your oxygen mask first. In aereo ti dicono devi mettere prima tu la maschera per respirare e poi aiuti gli altri. Chiaro? Perché, magari me lo spiegherai tu, però se io vivessi in maniera emotiva e impersonandomi in quello che vive la persona, potrebbe essere pericoloso. Allora, dipende. Nel senso, empatia vuol dire, no? È sentire con l'altro. Con. Ok? Non vuol dire caricarsi dei problemi dell'altro, che è diverso. Ok? La distinzione normalmente che io faccio quando organizzo i workshop sulle coppie, dedicato alle coppie, sulla comunicazione, sulla capacità di potersi riconnettere, faccio vedere un video che si trova su YouTube, Empathy e Sympathy, è in inglese, ok? Però anche basta solamente guardare le vignette. La distinzione tra simpatia ed empatia. Quando c'è una difficoltà e c'è un problema, quello che si tende a fare è abbellire la situazione. Ognuno di noi, di fronte a un concetto difficile, a un'emozione difficile di una persona a noi cara, ha una strategia per poterci avvicinare. Mhm. Ognuno di noi ha la sua. La maggior parte delle volte quello che succede che noi facciamo è o minimizzare quella situazione perché il carico magari è molto grave, ok, è molto grande, quindi quando l'altro mi dice io sto malissimo perché mi è venuto a mancare un caro, perché è successo qualcosa, l'altro tende a, no, loro lo chiamano simpatia, e a minimizzare il carico emotivo e dire ok, però dai, no? E lì diamo suggerimenti di qualsiasi tipo. La vita è bella, non è solo quello. La battuta che facevano in questa vignetta di YouTube, in questo video di YouTube è, dice ok, mio figlio va male a scuola, ma almeno tu hai un figlio. Il mio matrimonio è allo sfascio, ma almeno tu sei sposata. Cioè era ovviamente esasperato, ma il messaggio è di fronte a un altro da me che sta poco bene, che è in difficoltà, io per essergli vicino o minimizzo il suo dolore perché il carico è eccessivo per me, oppure cerco di empatizzare con l'altro. Qui c'è bisogno veramente di una distinzione, che non è mi carico del dolore dell'altro, perché per me, per quanto io possa caricarmi del tuo dolore, io non posso sapere che dolore sia perché non l'ho provato, non provo quello che stai provando tu, posso provare ad avvicinarmici, posso sentire con te, cioè sedermi accanto a te e dirti io sono qui, mi addolora tanto vederti così, ok? E per fare una vera empatia io mi connetto con un ricordo doloroso per poter stare con la tua emozione, perché magari tu mi telefoni che ti è successa una cosa grave, io stavo facendo lezione di ballo ed ero super felice e a un certo punto tu mi lanci una bomba. Bene, come faccio io a sintonizzarmi con te? Nel tragitto della macchina
per venirti a dare un abbraccio, io mi sintonizzo, che mi sono sposata ieri, sto facendo un corso di ballo, sono su tutt'altra emozione, provo a sintonizzarmi su un'emozione che magari di dolore che mi ha accompagnato per poterti dare un abbraccio che abbia senso per te. Questo lo uso tanto con le coppie. L'empatia è importante, ma va saputo conoscere che cosa vuol dire per empatia. Non è pericoloso sentire con l'altro, ma diverso è dire mi carico del dolore dell'altro. Questo è un alibi che il nostro modello operativo interno a volte crea, è uno switch, è una scusa, io faccio con la scusa, non è intenzionale, quindi non capitemi male, è sottocorticale. Il mio modello operativo interno dice ok, uso il fatto che l'altro sta male, mi avvicino all'altro per sentire il peso della vita e per essere autorizzato a lamentarmi o a essere schiacciato da tutte le altre situazioni che io ho. Mi viene un esempio da farti, Ziro, per essere ancora più chiara. A volte noi, per non uscire dalle situazioni dolorose, ci creiamo tanti alibi, che sono quelle persone che soffrono, alle quali noi diamo una rosa di alternative per tirarsi su, non ne raccolgono nessuna. Loro vogliono essere in una lamentela che a volte è veramente circolare, è rotonda, non ha una fine mai. Perché? Perché se io esco da quella lamentela vuol dire che devo fare qualcosa per me, ma io non voglio fare qualcosa per me, voglio dire che la vita è brutta, voglio lamentarmi e stare dentro quel circuito. Quindi quando ho qualcosa che mi porta fuori a dire cavolo, però non è così brutta, forse ho questa cosina, questo fiorellino in mezzo alle rocce che è nato, ma tanto si secca subito, devo trovare il modo e devo trovarmi il diritto, perché sennò mi sento pazzo, il buon senso di rimanere in quella situazione. Allora raccolgo il tuo spunto per dire quelle persone che si caricano e che si sentono morire quando la persona magari che viene meno non è un mio parente ma è un tuo parente, faccio un esempio, è perché io in buona fede voglio starti vicino, ma non faccio altro che dare cibo a quella parte di me che è nera. A quella parte di me che sta giù e che dice cavolo, la vita è proprio brutta, ah guarda, è successo a lui, è successo anche al vicino di casa, è successo anche a quello della porta davanti, è veramente terribile, non abbiamo chance, non ho chance, è come un dare cibo alla non speranza, ma quella non speranza è cablata nel suo sistema, quindi in realtà l'aiuto per quella persona potrebbe essere hey, cosa ti succede? Dove vai? Dove affondi tu? Non è l'altro. Cosa c'è dentro di te che non puoi affrontare? È impensabile pensare che puoi uscire da quel pozzo? Sarebbe troppo bello, potrebbe essere un miraggio. E dove ti porti dietro? Chi è che ti ha insegnato che è così? Riferimento. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, allora poi ovviamente uno parla sempre per le esperienze personali, Chiaro. perché io sono al di fuori della tua professione, però ascoltandoti mi viene da dire che spesso queste modalità sono proprio identità acquisite in base a dei riferimenti vissuti, quindi correggimi se sbaglio, penso che la persona abbia difficoltà anche a trovare un'alternativa proprio perché sente che quelle sono peculiarità e caratteristiche del proprio carattere, come se fosse effettivamente un'identità. È impossibile non essere come sono, certo. A volte è veramente difficile fare questa osservazione così accurata, a volte queste persone non chiedono nemmeno aiuto perché per loro la vita è quella e quello che succede a te per me è un ulteriore carico, ma perché per me quella è la realtà, quella è la mia vita. Sì, poi c'è un discorso anche di brocca piena, diciamo, no? Con la dietista, con la dottoressa Pensavecchia, parlavamo della battuta, delle varie battute che fanno le persone quando si approcciano a una dietista o un nutrizionista, che possono essere: guarda, io la pizza la potrei mangiare anche tutti i giorni, oppure no, non mi togliere la Nutella che se no impazzisco. Cioè tutte forme che fanno un po' pensare, no? Nel senso non mi togliere neanche, ti prego non mi togliere anche quello, ma perché cos'altro ti è stato tolto? A parte che no, perché come spiegava lei vanno abbandonati gli approcci cosiddetti di dieting, cioè va comunque coltivato anche un benessere psicofisico, però la domanda
Cioè, tutto questo discorso di ma che vita, che schifo, quella, il cibo triste, eccetera. La domanda è, ma dov'è tutta quest'altra tristezza, tutte queste altre privazioni che la persona gli viene da dire toglimi pure quello oltre cosa? Guarda che è una risposta che è molto fine. Io ogni tanto l'ho detto, quando mi dicono sì, mo toglimi pure questo, oltre cosa? E le persone si spiazzano come dire, ma che vuol dire? È così per dire? Non è così per dire. A volte non tutti però hanno gli strumenti per poter andare giù, a Però dare è senso, di a dare senso a quella, no? A un lapsus, no? lapsus freudiano. Esatto, che lascia intendere tanto altro. Assolutamente concordo. Nello stesso tempo è normale che li spiazzi perché apre una finestra dove per loro c'era un muro di cemento armato. Sì, perché dici, oddio, Ok, non l'avevo mai che fatta sta domanda. Come quando chiede le persone, a me mi è capitato personalmente, se avessi una bacchetta magica cosa faresti? Tante persone che Non ne so. esiste la bacchetta magica, ti Sì. rispondo. No, oppure ti dicono i miliardi la villa alle Bahamas. Cioè, hanno anche poche informazioni su quello che effettivamente gli renderebbe la vita migliore. Quindi danno risposte molto Ma è inevitabile, ABC. è inevitabile, Zero. Cioè, il mondo fa audience su quello che non va. Il mondo fa audience sulle persone che discutono, non sulle cose belle che accadono. Quindi è normale che quando chiedi a qualcuno, se chiedi a un bambino, su questo è un grande insegnante, la fantasia è il loro compagno di vita, no? Ma se lo chiedi a una persona un po' più grande, qual è appunto il sogno? Avessi la bacchetta magica, cosa desidereresti? Rimaniamo spiazzati perché non coltiviamo il desiderio, la speranza, i sogni. Coltiviamo solamente, no, quello che il mondo ci manda come messaggio, ma dai social, dalla televisione, ma dalle persone che noi incontriamo intorno a noi. C'è sempre una preoccupazione di qualcosa di rischioso che dobbiamo evitare che accada. Siamo sempre in prevenzione. In realtà aprire il mondo alla creatività, al gioco, al divertimento, al benessere, alla serenità. Cioè questa è una via che illumina. Ed è per questo che si è creato, che siamo anche qua a parlare in questo podcast, per creare veramente spunti. Ma guarda, in relazione all'attività fisica e l'allenamento è una guerra quotidiana. Cioè, ancora ci sono persone che ti dicono che ci devi soffrire perché l'impegno, lo sforzo, la dedizione è un sacrificio che, per carità, da una parte c'è, però cerchiamo di approcciare anche a quella parte di ginnastica, attività fisica e movimento che ha solo benefici per la salute psicofisica. Questa parte che è il dolore, lo sforzo, gli uomini duri fanno così, le donne che ci tengono veramente fanno così. Nel 2024. Guarda che sta perdendo terreno. Ma magari, ma magari. Dici? Allora, perché tu sei una psicoterapeuta, vieni in palestra. Guarda che, allora, io quando lavoro in palestra sono circondato, perché in quella palestra c'è un buon livello e lavorano anche altri preparatori. E sono persone che comunque, sono certo, e me l'hanno dimostrato più volte, mi stimano tantissimo. Quando si crea il momento ludico, a me mi bombardano. Ma che fai, non t'alleni? Ma quanto hai mangiato stamattina? Ma quanto hai mangiato ieri sera? Oh, ma guarda che lì ci puoi mettere più peso, dai che ce la fai. Cioè, su tutte cose. Chi ti ha chiesto niente? No, ma oltretutto sono di una pericolosità come messaggi, certo. che io sono strutturato e so chi c'è. Però ragazzi, cioè, non è, allora, sacco di patate muoviti funziona per alcuni, non funziona per tutti. Assolutamente, per altri è devastante. Tra l'altro mi hai fatto pensare su una cosa quando hai parlato dell'approccio empatico, che io spesso, a volte quando mi sono capitati soggetti sottopeso, ha funzionato tanto un approccio che dall'esterno sembrava letale. Cioè, viene la ragazzetta, mi ricordo una in particolare che, siccome era di una magrezza particolare, l'avevano convinta a fare le gare di bodybuilding, perché dice ti definisci subito. Per fortuna in qualche modo è arrivata a me, non ha preso quella sì, non perché sia per forza sbagliato, però nel suo caso sarebbe stato catastrofico. Lei mi disse un po' di cose e a un certo punto ho scelto di prendere questa via, e lei perché mi diceva perché vedi, perché non vado bene di qua e di là, eccetera.
detto, ma certo che non vai bene, cioè qua c'è da fare delle cose in ambito di salute, bisogna fare questo e quest'altro, non è vero che non devi pensare all'allenamento e alla nutrizione. Che succede? Siccome lei era molto bella, è rimasta sconvolta, perché tutte le persone che aveva intorno Le dicevano che era ok. dicevano, ma dai, ma sei bellissima, non rompere le scatole. Anche la cosa ma di che ti vuoi lamentare? Tu che c'hai sto fisico, che sei magra anche se mangi tanto, se sei bella, quella, cioè, non vedendo che la via era pericolosa. Zero, la cosa che manca è la validazione di quello che io sento, ovvero, mi spiego, quando io ho un'emozione, per quanto tu possa non essere d'accordo, Lo dovresti ok? rispettare. Se io ti dico, guarda, Ziro, mi sento così, mi sento brutta e magari sono bellissima, ok? L'unico modo che hai per aiutarmi davvero è dirmi, ok, dici che ti senti brutta, ok, ma che ti accade? Chi è che ti ha detto questo? Dove? No, perché agli occhi del mondo, anche agli occhi miei, sei bellissima, ma comprendo che i tuoi occhi guardano una cosa diversa. Dare senso a quello che l'altro prova vale nelle coppie, vale nelle relazioni di qualsiasi tipo, anche da trainer a Certo. discepolo in palestra. Discepolo. Sì, ha chiuso il podcast. Ha chiuso. Annullato 10 episodi. No, nel senso, no? Discepolo non va bene, eh? No, Discepolo no. Alla persona che alleni in palestra, ok? Validare quello che prova, anche se sei totalmente d'accordo, gli permette di essere Compliance. autocritico in un modo sano con se stesso. Tra l'altro questa cosa io l'ho imparata proprio in terapia e quando la uso mi dà un sacco di appagamento. Mi capita spesso quando le persone mi raccontano, magari ho un momento particolare che loro sanno e mi dicono, no, a me è successa sta cosa, ma è una cretinata. E io dico sempre, se ti dà pensieri e ti fa sta male, non è una cretinata. Pure che ti sei perso una scarpa, non è una cretinata. Ma non è che siccome io ho, che ne so, lutti, problemi, lavoro, eccetera, sono più importanti dei tuoi. Non esiste. Cioè, se tu ci stai comunque pensando, ti occupa il pensiero, l'energia, la perdita addirittura dell'appatia e del sonno, non è una cretinata. Cioè, poi voglio dire, appunto tutti, cioè è difficile già essere empatici tra di noi, poi noi stessi ci diciamo no vabbè, ma una cretinata, dovrei stare bene. Mettici pure il senso di inadeguatezza. Cioè. Il giudice interiore che interviene sempre, no, a smentire. No. Cioè, è proprio importante, e per essere validati abbiamo intanto bisogno, perché ognuno di noi ha il proprio pezzo. Io ho bisogno di trovare il coraggio di dire quello che provo, che non è poco, che è tantissimo, e nello stesso tempo l'altro validare quello che io sto dicendo, ed è un viaggio, è un percorso. La comunicazione efficace è un viaggio, si impara dando senso, perché ognuno di noi molto spesso non ha idea che anche che quello che io dico all'altro ha un peso specifico verso l'altro, non è esente da carico. Quando io dico una cosa a te arriva ed è una bomba. Magari per me è una frase sottile, non ha un gran peso, è una battuta perché sto giocando. Bene, io ho fatto la battuta dove tu hai un cratere, dove tu hai una ferita antica e lì reagisci male. Io non comprendo perché ti giri e ti arrabbi e nella relazione andiamo a discutere e io ho detto ma io ho fatto una battuta, e magari tu ti chiudi e te ne vai. Ma perché i punti sensibili di ciascuno di noi sono diversi, e come facciamo a conoscerli? Solo dicendoceli, perché altrimenti il rischio è che io ti dico una cosa, ma il peso specifico di quello che ti dico io non ho idea di quanto sia gravoso. Tu ti vedi arrivare questa bomba a mano e in quel momento affondi. Ok, e magari mi rispondi male e da lì parte un ciclo negativo. Sulle coppie ci lavoro tantissimo, è la chiave, no, quello che dicevano, no, nel film Anche Perfetti Sconosciuti, disinnescare. Non è solo una parola, non è solo la parola di un film, è tutto nelle relazioni, ma si fa partendo da qua. Relazioni umane in generale. E infatti peso le parole. Bellissimo. Proprio su questo discorso che abbiamo introdotto sul pesare le parole, comunicazione empatica, eccetera. Come dico ormai in ogni episodio, la caratteristica della comunicazione online prevede che c'è solo un oratore che non può validare e verificare come viene recepito il messaggio.
E che succede? Il marketing e l'algoritmo, cioè come funziona il social media, ti dice che tu sei affascinante, cresci in approvazione, stima, visualizzazioni, competenza anche, almeno percepita, se tu dai una soluzione a un problema. E questa cosa dico agli ospiti che vengono qui a parlare di comunicazione, che mi fa molto riflettere, perché vuol dire che noi, per avere effetto nella comunicazione social, dobbiamo dire allo spettatore, dobbiamo evidenziare nello spettatore un criterio di inadeguatezza, cioè un problema che va risolto. Purtroppo il marketing è così. Ti chiedo, noi che siamo qui per divulgare sensibilizzazione e migliorare i nostri ambiti, come lo componiamo un kit di soccorso, di sopravvivenza nella comunicazione social media? Cioè le persone, secondo te, a cosa devono stare attente quando ascoltano terapeuta, una dietista, un trainer? Cioè, quali parametri interni propri e quali ingredienti dovrebbero notare? Che domandona, Zero, è una domandona. Dipende. Allora, intanto quello che mi viene da dire è ascoltare almeno 3 o 4 versioni diverse dello stesso argomento. Cioè, non accontentarsi di un suggerimento solo a fronte di una situazione, di un problema, di una domanda che noi abbiamo e cerchiamo la risposta sui social. Ascoltate più persone, ricordandovi una cosa: nessuno ha la verità assoluta. Ok, la verità è la risposta, no, la verità è dentro ciascuno di voi, no? Nel senso, mi veniva da sorridere, no? Ma in realtà dietro una battuta c'è verità, cioè ognuno di noi ha le proprie risposte. E lì c'è un inganno dietro, perché alcuni di noi le domande che si fanno hanno una risposta che però è esattamente coincidente con quello che ci lascia fermi e bloccati in quel pezzo di vita. Certo. Quindi che succede? Ecco perché alla tua risposta, Zero, alla tua domanda, la mia risposta è domandone, perché la risposta vera non ce l'ho, perché è molto articolata. Il primo, lancio degli spunti di riflessione, non una risposta. Ok? 1. Ascoltare più versioni. 2. Se noi non ci siamo mai fatti aiutare, mai, e non è una pubblicità, né a me né ai colleghi di nessun tipo, ma è proprio uno spunto di riflessione. Fatti aiutare intendo da un terapeuta, da un counselor, un coach, chi vi ispira, ma se chi ascolta non si è mai fatto sostenere, prendere quelle risposte che hanno avuto dai 3-4 oratori dei social e confrontarle con quella persona, facendo anche pochissimi incontri. Non dovete spendere un patrimonio, ma portate a verifica, portatelo da qualcuno che lo fa di mestiere, anche semplicemente avendo un obiettivo terapeutico. Io voglio capirci di più, queste sono delle versioni, per me questa ha più senso rispetto a un'altra, così come quando andiamo da un dottore, ok? Che mi aiuti a capire se sto guardando la cosa giusta oppure no. E non ne servono tante di sedute, ne bastano una manciata, ma abbiamo lì sì delle spie che si accendono, perché se noi abbiamo una capacità di elaborazione abbastanza oggettiva rispetto a noi stessi, a quelli che sono anche i nostri talloni d'Achille, riusciamo a trovare la risposta che ci fa stare bene, in salute, nel benessere e anche in equilibrio. Se invece noi non ci siamo mai fatti aiutare, non abbiamo mai avuto un confronto con altro rispetto a noi stessi, questa modalità ci aiuta a non prendere cantonate, perché il rischio è che noi ci innamoriamo di quello che l'altro dice e lo prendiamo come oro colato e andiamo a peggiorare la nostra situazione fisica, emotiva, ma su tutto, Zero, dallo sport agli allenamenti, alle diete, io che mi occupo tantissimo di coppie, anche alle relazioni interpersonali, piuttosto che alle relazioni tossiche. Oramai si parla tantissimo, dal narcisista. Cioè, ci sono cose ancora più semplici per capire se una relazione funziona o no e se il nostro partner è ok per noi oppure no, al di là delle diagnosi.
Lasciatele fare ai tecnici le diagnosi, non aggrappatevi a nomi, comprendete quello che è successo a voi, quello che anche che riguarda noi rispetto a noi. È molto facile dire, ma è Zero che è così, è Zero, sei tu così, ok? Non mi vai bene, ok? Il primo pezzo è, può anche non andare bene Zero per me, ma io mi so guardare seduta allo specchio e dire, ok, le mie azioni hanno un peso specifico su Zero. Io, ok, mi conosco, cosa faccio per stare bene con me? Perché questo è il primo pezzo, è il primo punto. E l'obiettività con noi stessi da soli è decisamente complicata. Diceva il mio vecchio terapeuta, il mio insegnante, che ormai non c'è più, che la terapia fatta da soli è come un asino che ha un cappio legato al collo con una corda lunga, 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 lunga. Con un l'altro lato legato a un albero. Io posso camminare, fare 1000 giri, ma alla fine mi ritrovo con il mio cappio strozzato al punto di prima, perché è solo un altro occhio oltre al mio che mi può aiutare a vedere dove sono i miei limiti. Il nostro modello operativo interno non ce lo fa a vedere. Devi sapere che comunque dando questi 2 punti di kit di soccorso per la comunicazione social, tu ne hai messo il punto 0. Lo 0 qual è? Ti sottolineo una frase. Sì. Non importa con chi, counselor, coach, trainer, eccetera, ma costruite. Non la dicono tutti questa cosa. Ci stanno persone che avrebbero detto, mi raccomando, dovete vedere che ha fatto questa università, ha preso questo titolo e fa questa cosa, se no non gli date retta. E lì forse c'è da lavorare un po' su un po' di cose. Però qual è il senso? Una persona che ti dice, come io cerco di fare quando parlo di ginnastica, gli stimoli che servono in queste circostanze, in queste circostanze, in queste altre circostanze potrebbero essere questi, che vanno mediati con la persona, il divertimento, la socialità, la sostenibilità, la disponibilità economica e tempo. Quindi è per quello che dovreste rivolgervi a un professionista per mediare tutti questi punti. Però non dico o me o sarete persi nel nulla. Cioè, diffidate di chi dice io, solo io, nessuno ha la verità. Magari sono persone eccezionali, io non discuto perché non è polemica né critica, assolutamente, però ognuno di noi sa quello che è bene per noi stessi, ma nel momento in cui noi ci riconosciamo, a volte ci serve un pezzetto con uno, un pezzetto con l'altro, un pezzetto con l'altro. Il puzzle di tanti anni fa si creano da tanti pezzetti che hanno dei punti in comune. sei pazzesca. Sei pazzesca. Allora, introduciamo un altro argomento che mi interessa molto. E appunto abbiamo parlato di questo aspetto della comunicazione unidirezionale che propongono i social, abbiamo parlato prima di compassione ed empatia, e tu hai detto nell'esplicare questi 2 punti anche il fatto che nelle relazioni, dicevi, non basatevi sul problema o sul il parametro che dà il disturbo conclamato, perché ci sono tantissime sfumature nelle nostre vite. E ti volevo dire questo, l'ambiente della ginnastica per la persona, quindi se vuoi del personal training, della preparazione, è stata sovrapposta troppo spesso su questo discorso therapy. Si vedono belle immagini di palestra, gente che si allena e dice questa è la mia terapia. E secondo me la situazione è un pochino sfuggita di mano. Perché? Perché per esempio i criteri che portano a vedere se un soggetto è magari ortoressico o bulimico eccetera eccetera sono strumenti che servono ai professionisti per muoversi. Assolutamente. Però non è che noi siamo assenti di sfumature. Noi siamo la sfumatura fatta persona. Faccio un esempio, io fino a poco tempo fa avevo difficoltà a lasciare il cibo. Un po' per educazione, un po' per cultura, un po' per socialità, ma che lo lasci? Ho imparato negli anni a capire che quella è una piccola sfumatura di un disturbo del comportamento alimentare. Perché in realtà tu non è che non lo lasci perché ti va, non lo lasci per dovere, senso di colpa, e giudizio esterno, educazione, una marea di criteri etici e non, che non c'è, etici, scusa, vestiti da etica,
in realtà anche io ho avuto una sfumatura del comportamento alimentare. Io ho fatto anche diete estreme, ma ormai tanti anni fa, diete estreme, allenamento ossessivo, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono delle persone che mi rincontrano e mi dicono: ma ti sei messa a fare sto podcast, tu che mi facevi nero se non andavo in palestra? E io dico sempre sì, ma è per quello che so bravo adesso, perché mi ha morso il ragno, ho fatto il cattivo, però mo sono diventato un supereroe. Vabbè, un po' è vero, un po' ci sta, cioè se non ci passi... Zero è il nome di un supereroe, per forza. Ok, cioè. Ottimo. Comunque c'è questo concetto appunto terapia, perché? Perché effettivamente l'attività fisica ti può dare talmente tanti benefici che può essere un ottimo punto di appoggio per tappare distacco emotivo, altre aree oscure. È un punto di partenza. Brava. È un punto di Qual partenza. è? La palestra è un punto di partenza. Parliamo di questo perché che Sì. succede? Che una buona sfera anche di chi fa proselitismo e divulgazione, che è sano farlo sull'attività fisica, lo mette anche come punto di termine. Cioè, vai in palestra se no sei un debole, vai in palestra perché se no non ti vuoi bene, vai in palestra perché se no... E invece l'attività fisica è sacrosanta, serve anche l'intensità, tutta una serie di cose che do per scontate, però... Come dicevamo prima, serve di tutto un po'. Un po'. Non è l'eccesso crea il difetto in tutte le cose della vita. Il cibo, lo sport, l'allenamento, il lavoro, ok? Tutto nell'eccesso crea disfunzione. Partiamo da questo presupposto. Quindi la palestra, lo sport è ovvio uno spunto per uscire di casa piuttosto che stare tutto il giorno davanti ai videogiochi, piuttosto che essere un rintanato sociale, va benissimo, aiuta tutta la produzione di ormoni, tu in questo sei maestro, ma è l'inizio. Noi varchiamo una porta, la palestra apre la porta a tutto il resto. Se noi ci limitiamo ad essere solamente in palestra ma non lavoriamo sui nostri tratti, ci ritroveremo tra tanti anni, perché l'unico effetto vero collaterale e la nostra vera preoccupazione mia e di Zero, mi permetto di parlare anche per te e dimmi se ha senso, è che voi non coltiverete mai il vostro benessere davvero. A noi che voi rimanete tutto il tempo in palestra e diventate fantastici in palestra, noi siamo contenti, ma guardiamo al di là, perché se poi voi sarete infelici nonostante fate tanta palestra, e a noi dispiacerà. Perché? Perché avete raggiunto un pezzo della vostra vita, ma visto che la vita è un treno di sola andata con un biglietto che e poi ha una scadenza in realtà prefissata a noi sconosciuta, ma inizia e il tempo va avanti contro il nostro controllo. Siamo chiamati a viverla al meglio, e se la palestra è un punto di inizio, ma non è abbastanza, perché io mi rendo conto che non sono felice, Zero, e che mi mancano altre cose, non posso nascondermi dietro un dito come fa il mio gatto, che si nasconde, basta che nasconde la testa e tutto il corpo di fuori e mi dice tanto non mi vedi. Ti vedo. Non nascondiamoci dietro le nostre paure. Poi non solo felice, a volte non è proprio così, ma magari nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che si sentono solo se, cioè hanno la botta di dopamina, brava, aspetta, mo ci arrivo, pensano che sia una botta di dopamina, dici io quando vado in palestra mi sento vivo, mi fa da terapia, quindi in realtà non sono infelice, non sono nei criteri di cui voi mi state parlando, non mi serve sta roba, e invece... Il gancio è proprio quello, cioè l'attività fisica può poggiare su due cose: lo sforzo in generale fisico fa comunque parte del sistema adrenergico e della risposta attacco e fuga, cioè noi quando facciamo uno sforzo fisico simuliamo comunque una condizione stressogena. Nell'attività fisica non c'è rilassamento, c'è sfinimento. Esatto, cioè, ma proprio a livello scientifico, durante quella 50 minuti, un'ora, un'ora e mezza, eccetera, di attività fisica, nel corpo succedono solo cose brutte. Però che cosa fanno queste cose brutte? Creano dei compensi e stimolano delle operazioni di miglioramento, di crescita, accrescimento e maggiore efficienza nel nostro organismo, per la quale noi aumentiamo in salute. Però in quella finestra gli stimoli sono tutti, tra virgolette, dannosi. Quello che può succedere a livello di sistema nervoso, pattern ormonale e psicologico può avere due vie: la dopamina
o l'adrenalina. Esatto. Per esempio, sai perché è molto comune che le persone sedentarie poi iniziano a correre e diventano dei runner? No, questa non la so. Perché in pratica il cervello non è efficiente nel gestire i movimenti, il corpo, scusa, non è efficiente nel gestire i movimenti del cervello nel fluido cerebrospinale. E questa cosa incrementa l'attività endorfinica. Quindi quando si fermano, sentono la mancanza. Se riprendono a correre, c'è subito esatto, perché quello il corpo la produce per gestire al meglio le oscillazioni di movimento nella scatola cranica, perché non sono allenati. Guarda, mi viene da dire, no, mentre tu parli, fantastico, cioè guarda, no, l'integrazione delle parti, no, quanto la tua conoscenza, la tua competenza poi è veramente un pezzo del puzzle che si inserisce perfettamente con tutta la parte, no, anche terapeutica. Lo spunto di riflessione che mi veniva era che sicuramente lo sport produce una serie di ormoni, stimola una serie di, no, di risposte, no, a livello ormonale, endocrino, neuroendocrino e quant'altro. Poi sicuramente è la porta anche a nuove relazioni, perché mentre tu mi dicevi la mia terapia, io stavo riflettendo anche delle persone che io conosco, anche oltre ai miei pazienti, e qualcuno dice sì, è vero, ma non è solamente la palestra, è che in palestra io ho trovato il mio gruppo di amici perché mi ero lasciato. Quello è ovvio che è terapia, va benissimo, ma è oltre alla palestra stricto sensu, all'allenamento stricto sensu, quindi ampliamo anche il discorso perché non vorrei che fossimo fraintesi. Assolutamente sì, ma come è anche vero che non è che tutti quelli che corrono con dedizione sono dipendenti dall'endorfina, ma ti dico anche un'altra cosa, ci sono delle flags per capire se l'attività fisica è terapia benefica e produttiva o è terapia tappo ad altre cose. Questo andrebbe fatto Ti spesso. faccio un esempio banale, tra chi corre tanto, gli sprint. Cioè invece di correre chilometri, prova a fare scatti da 200 metri. E già tante persone dicono no, non mi piace. Perché? Perché se corro riesco a pensare. Quindi si perdono nei pensieri e corrono. Mentre se fai uno sprint non puoi pensare. Devi stare anche molto più attento a tutta una serie di cose. Il respiro. Tu prendi una persona che... A me mi succede sempre, io prendo la persona appassionata di yoga, pilates, eccetera, e gli dico se serve, perché poi non è detto. Guarda, inseriamo anche delle cose che ti propongono stimoli di intensità, perché anche quelli servono. Niente, nero. Sei un mostro, mi vuoi far spingere, sudare, faticare, si sentirà che mi affanno, eccetera. Poi magari viene l'amico o l'amica che fanno CrossFit, una cosa super intensa, e dico guarda, proviamo a fare con me delle routine di mobilizzazione, tecniche di abilità, propriocezione e respiro. Niente, l'incubo. E poi se si parlano dico ma come? Ma perché a me non mi fa fare quello che piace a me, tu vuole far fare a te? E aspetta, se sei forte, vuoi migliorare, vuoi usare l'attività fisica come terapia, coltiviamo degli stimoli che ti danno beneficio, perché lì non hai La competenza ancora efficienza, non è, abilità. Quindi quando una persona riesce a spaziare tra il suo movimento, già lì è una, come la vuoi chiamare, bandierina non red, ma buona. Cioè un sintomo che stai prendendo l'attività fisica con la dopamina e col benessere, perché riesci a stare 5 minuti a respirare in una posizione di stretching, ma anche a fare salti, balzi, farti venire l'affanno, farti vedere sudato, che ti serve il gemito dallo sforzo, eccetera, eccetera. Quando riesci a spaziare da tantissima intensità e magari brevità, quindi stimolo molto breve, molto intenso, e puoi stare 10-15 minuti a fare, diciamo, forme, esercizi di mobilità articolare, simili yoga, chiamiamoli, vuol dire che anche a livello psicofisico stai facendo la cosa giusta. Il problema è lo schieramento. No, io faccio solo la pesistica. Ok, però per migliorare quel gesto ti serve questo. Pazienza. A me mi capita in palestra che vedo persone che conosco bene anche. Faccio Ornella, guarda che quel ginocchio così, prima o poi a caricare così tanto, prima o poi un problema te lo dà. Magari capita che poi nelle settimane c'è un senso di dolore. Invece che posso fare? Gli fai vedere che possono fare. tempo 5 e poi lo Ti smettono. dicono, esatto, ti dicono cacchio ha funzionato, li rivedi dopo 2 settimane. Che fanno la stessa cosa di prima. Dici, "Ornè, 10 minuti prima fai sti 2 esercizi, ti stabilizzano l'anca, il ginocchio, lavori meglio pure col peso." No, a me quella roba mi distrugge.
E succede anche il contrario, cioè tu Distrugge prendi... la loro capacità di controllo. Tu li porti fuori dal loro controllo, dalla loro zona di comfort. In realtà lì è veramente complicato, perché le persone che sono integraliste, chi fa uno sport piuttosto che l'altro, quando tu li porti fuori da quello che è di loro competenza, in realtà tu lì togli controllo. Loro magari hanno trovato la loro serenità nel saper far bene una cosa, e il piacere di fare quella cosa lo traggono perché gli riesce bene, quindi loro si sentono ok. Io sto immaginando, no, sto facendo una Ma riflessione ad alta voce con è te, molto aderente. e si sentono ok nel fare quella cosa lì. Quindi che succede? Che se tu li sposti, loro a un certo punto torneranno nel non ok, e lì dice no, non è l'esercizio, in realtà a te sembra che dicono di no al tuo pezzo, in realtà Certo. dicono di no alla loro risonanza in merito a come loro risuonano. Ecco, lo vedi che se io faccio la respirazione quando sono abituata a fare CrossFit, mi sento un demente, o magari mi sento che non sono ok, e vado a risprofondare nell'origine del non ok, che era prima di diventare bravo a fare CrossFit. Che ci tengo a dire che capita in tutti gli aspetti, abbiamo detto Assolutamente. esempi a caso, perché non è che se fai una cosa intensa per forza stai dentro questo scenario qua, anzi io ho visto pure persone che fanno pratiche olistiche che uguale non riescono chiaro, a fare, chiaro, chiaro, non è che... vale anche il contrario, non Però ecco, questa secondo me è una red flag, cioè quando tu non riesci a spaziare tra gli stimoli che riceve il tuo corpo è interessante, cioè lì dovresti forse dire ok. E qual è il discorso che ti leggo a prima sul fatto della comunicazione social? Che le persone, come dicevi tu, cercano un po' quello a cui sono familiari, e quindi quando appaiono continuamente persone, per esempio in ambito di movimento, che mi dicono guarda, dovresti avere un altro fisico alla tua età, vedi la ritenzione, combattila così, vedi così. Spesso purtroppo si vede anche troppa gente nuda con dei fisici stellari, che fa per forza leva su un criterio di un parametro che dovresti raggiungere. Però ecco, fondamentalmente seguendo il tuo ragionamento, unendo i puntini, sto cercando quello che mi è più familiare, che potrebbe essere anche un tipo di lavoro che mi dice in continuazione che non sto ok. Assolutamente. È per questo che serve un terzo che ti aiuta a leggere le versioni che scegli, in modo tale da poter essere una voce fuori dal coro, tagliare la corda al famoso asino. E questo potrebbe essere il motivo principale non conscio per la quale ho deciso di fare il podcast con ospiti. C'è sempre una parte inconscia nostra che si muove e muove noi. Può darsi? Sì, perché io la trovo molto intelligente come cosa. Cioè il fatto di confrontarsi con tante persone diverse, perché secondo me offre in automatico la terza opinione. Andiamo al di là di noi. Questa me la rivendo. Quando vuoi. Non l'avevo scoperta, mi serviva una psicoterapeuta per scoprirlo, però adesso me la rivendo proprio. Quando vuoi. Assolutamente sì, certo. Anche questo episodio è arrivato a conclusione. Tu ti senti di aggiungere qualcosa? No, di ringraziarti profondamente per per queste occasioni. È veramente arricchente, è bellissimo, e sono felice di dialogare con te con spunti di riflessione per il mondo, per me, te, per noi e per chiunque ci ascolterà. Quindi grazie di avermi pensato. Sì, vengono veramente di grande qualità. Tra l'altro noi non abbiamo organizzato un altro incontro, però ti devo dire la verità che il discorso dopamina versus adrenalina potrebbe essere molto interessante, perché certo è molto tecnico, poi magari ne parliamo da soli, vediamo, perché lì il fatto, mi è venuto esempio che mi hanno raccontato pure persone che stanno molto addentrati a livelli altissimi di sport eccetera, che addirittura vedevano la variazione della frenata dei motociclisti in MotoGP e riuscivano a capire tramite indagini che mo non ti sto a dire chi staccava tardi, quindi arrivava a fare la manovra tardi per adrenalina, quindi per scontrarsi contro il pericolo, chi anticipava per paura del pericolo, quindi attacco o fuga. Ok. Quelli invece che erano più su uno stimolo dopaminico e subivano meno la botta d'adrenalina Erano più fluide. Erano i più forti in assoluto. Tant'è vero che si dice che Marquez è forte perché oltre a avere grandissima dedizione sulle ore di lavoro si diverte da morire.
E guarda che questa è la chiave. Io ti ringrazio perché ti schiaccio questa palla alla fine del nostro podcast. Il divertimento è la chiave del benessere. Se noi ci regalassimo qualche minuto di divertimento al giorno, fa la differenza. Fa la differenza nella nostra salute, ma anche nel nostro buon umore e di conseguenza nelle scelte della nostra vita. Coltiviamo un po' di gioco, un po' di, no, di piacere e ne riparleremo. Veramente questo è un altro spunto, non mi piacerebbe se ci sarà occasione riparlarne, Ziro. Vediamo anche che rispondono le persone, che commentano, come condividono e grazie. È un piacere. Alla prossima. Ciao.